Ciao a tutti! Vi è mai capitato di avere delle piante di peperoncino che, nonostante le più accurate attenzioni, terricci di qualità, concimi migliori, tantissimo sole e tutto il vostro amore, eppure stentano a crescere? Allora siete pronti a scoprire il vero segreto per avere piante di peperoncino sane, rigogliose e produttive. Dunque, il nostro compito sarà quello di mantenere per tutta la crescita dei peperoncini il pH ai valori ottimali. Fidatevi, è più semplice di quanto sembri e renderà le vostre piante belle e produttive. Immaginate il pH come la chiave del frigorifero per le vostre piante. Senza la chiave giusta, anche se il frigo è pieno di cibo, non potranno mangiare. Il pH misura l'acidità o l'alcalinità di una soluzione. La scala va da 0 a 14, dove il 7 è neutro, sotto il 7 è acido e sopra il 7 è alcalino. Ma perché è così cruciale? Perché è il pH a decidere quanto i nutrienti del terriccio saranno disponibili per le radici. Ogni elemento fondamentale, azoto, fosforo, potassio, ferro, eccetera, ha un intervallo di pH ideale in cui è più facilmente assorbito. Se il pH è sballato, la pianta non riuscirà a prenderli. E addio crescita rigogliosa e peperoncini succosi. Se il pH è troppo basso, alcuni elementi possono diventare troppo accessibili, addirittura tossici. Invece un pH troppo alto, ed è il problema più comune, nutrienti come il ferro, che causa il classico ingiallimento delle foglie, e il manganese diventano irraggiungibili. La pianta soffrirà e produrrà poco o addirittura niente. Bene, i nostri peperoncini amano un pH leggermente acido, tra il 5.5 e il 6.8. Tenetelo a mente. Vi faccio un breve esempio. Le ortensie con un pH acido diventano azzurre, come queste. Più il pH sarà alcalino e più il colore si sposterà verso il rosso, come quest'altre. Le ortensie hanno dei pigmenti che di base sono rossi. Ma ecco la parte interessante. Queste piante sono in grado di assorbire l'alluminio e quando il terreno ha un pH acido, l'alluminio è più disponibile, creando questa reazione che fa passare i fiori dal rosso al blu. Ecco questo esempio per capire il concetto che è il pH a decidere quale elemento sarà più o meno disponibile. Quindi dobbiamo prestare attenzione al pH del terreno in cui coltiveremo i peperoncini. Ma non solo. Anche l'acqua che utilizzeremo per l'irrigazione ha un suo pH. Ed è importantissimo conoscerlo perché un pH troppo acido o troppo basico andrà a modificare il pH del terriccio nel tempo. Ok, oltre al pH c'è anche il GH, la durezza totale dell'acqua. E poi c'è il KH, la durezza carbonatica. Meno prioritari del pH, ma utilissimi anche loro. Il GH ci dice quanti sali di magnesio e di calcio ci sono. Un'acqua con un GH alto e quindi troppo dura può portare a un accumulo di sali nel terriccio, alterando il pH e bloccando i nutrienti. Un vero spreco di risorse e un impatto ecologico negativo, perché se i nutrienti non verranno assorbiti, finiranno nella falda acquifera. KH. Questa è la capacità tampone dell'acqua. Un KH alto significa che opporrà resistenza alle modifiche del pH che cercheremo di apportare, mentre un KH basso può portare a sbalzi improvvisi anche con correzioni minime. Un piccolo consiglio: non sempre serve acquistare un kit per conoscere il pH, il GH e il KH dell'acqua, perché molti comuni già le fanno le analisi e le pubblicano. Date un'occhiata sul sito del vostro comune. Ah, giusto, stavo per dimenticarmi. L'acqua migliore è quella piovana. In questi giorni ha piovuto e sopra al telo del mio compostaggio si è formata una pozza d'acqua. La raccolgo tutta, sono quasi 7 litri d'acqua. Per curiosità voglio misurare il pH di quest'acqua. Come potete vedere ha un pH acido. E non solo, GH e KH sono bassissimi. Bene, procediamo. Come abbiamo detto, i peperoncini amano un pH tra il 5.5 e il 6.8. Quindi misuriamo il pH del terriccio con delle cartine tornasole o con un pH-metro apposta per il terreno. Volendo si può usare anche un pH-metro qualunque. Se coltiviamo nell'orto,
dobbiamo prendere più campioni in più punti dell'orto. Se invece abbiamo acquistato del terriccio, sulla confezione dovrebbe esserci marcato il pH. Spesso però il pH è tra il 7 e l'8. Ma è 7 o è 8? Perché c'è una bella differenza. A questo punto possiamo misurarlo. Ci basterà prendere una parte di terriccio e una parte di acqua distillata, demineralizzata, quella che si usa per il ferro da stiro. Non avendo minerali non andrà a intaccare il pH e ci darà una lettura precisa. Adesso mischiamo per bene almeno 30 secondi e poi lasciamo riposare per una trentina di minuti. Passato questo tempo possiamo misurare con la cartina tornasole il pH del terriccio. Se il tuo terriccio è a 7 o più alto e vuoi portarlo a un livello ottimale di pH per i peperoncini, ecco i metodi migliori. Fondi di caffè, aghi di pino e corteccia di conifera sono ottimi per acidificare. Ma attenzione, non incorporateli direttamente nel terriccio. La loro decomposizione può rubare azoto alle piante e creare squilibri. La miglior cosa da fare in assoluto è crearci un compost acido. Quando questi materiali vengono compostati, si decompongono lentamente, rilasciando acidità e trasformandosi in un ammendante ricco e stabile. Piccolo trucchetto che uso personalmente: la kombucha. Conoscete la kombucha? La kombucha è una bevanda che a me piace tantissimo e la si ottiene attraverso lo SCOBY. Lo SCOBY è un concentrato di acidi e microrganismi che accelerano la decomposizione e acidificano il compost. E se facciamo la kombucha regolarmente, si continuerà a formare lo SCOBY, quindi ne avremo sempre in abbondanza. È sufficiente sminuzzarlo per bene e aggiungerlo al compost, senza esagerare. In questo caso ho mischiato 50% del mio compost maturo di un anno acido e del terriccio che ho acquistato, che ha un pH che sta tra il 7 e l'8. Metto l'acqua distillata, mischio, aspetto, controllo il pH e con la cartina mi sembra che stia intorno al 6. Prendo il mio pH-metro, che è più preciso, e misuro. Come potete vedere 6,3, 6,35. Facciamo 6,4. Perfetto. L'unica cosa che mi toccherà fare d'ora in poi è controllare il pH dell'acqua. Poi ci sono gli ammendanti e correttivi mirati quando serve un aiuto extra. Questi sono più specifici per l'acidificazione. Usali con cautela e sempre seguendo le istruzioni. Abbiamo lo zolfo elementare, efficace, duraturo, ma lento. Il solfato di ferro invece più veloce e aggiunge anche del ferro, però sono soluzioni che a me personalmente piacciono poco. Dopodiché misuriamo il pH, il GH, il KH se il comune del nostro paese non dovesse fornirci questi dati. Per il pH sono sufficienti le cartine tornasole che costano veramente pochissimo, invece per il GH e il KH ci sono i kit per gli acquari. E se i valori sono fuori, ci tocca correggerli. Per abbassare il pH possiamo utilizzare l'acido citrico, l'aceto oppure prodotti specifici. Mentre per alzare il pH possiamo usare la calce o la cenere, ma sempre con molta moderazione. Un piccolo intervento e si controlla il pH. Immaginiamo di avere il terriccio perfetto per i peperoncini, pH 6. Il nostro obiettivo sarà quello di mantenere questo pH per tutta la crescita dei peperoncini. Quindi, se non avete modo di recuperare l'acqua piovana, misurate il pH dell'acqua che esce dal vostro rubinetto o guardate sul sito del comune e apportate le dovute correzioni, se è necessario. Ad ogni modo, vi consiglio una volta al mese fate un controllino del pH del terriccio, a che punto è. Così potete capire se è il caso di intervenire effettuando qualche correzione. Come abbiamo potuto vedere prima, ci sono dei prodotti casalinghi, possiamo intervenire con l'acido citrico o dell'aceto nel caso in cui dobbiamo acidificare l'acqua. Nel caso in cui invece lo dobbiamo rendere un po' più alcalina, possiamo utilizzare della calce o della cenere, altrimenti ci sono prodotti specifici come la linea BioBeats, per esempio, che offre dei prodotti per abbassare il pH o per alzarlo. Sono dei prodotti
testati, quindi sono stabili e forse offrono una sicurezza in più. Sta a voi. Ad ogni modo, un metodo più pulito ed ecologico per abbassare il pH dell'acqua, senza incorrere in problemi di muffe e quant'altro, è utilizzare l'acqua distillata. Ma il metodo migliore, come dicevo prima, è utilizzare l'acqua piovana. Non potete utilizzare l'acqua piovana, utilizzate l'acqua distillata. Con questi due sistemi portate l'acqua a un pH ottimale, senza GH, senza KH o perlomeno bassi. Quando preparerete il concime, misurate il pH anche della soluzione. Molti sono formulati per essere acidi, ma un controllino non guasta. E ricordatevi, i vasi devono drenare benissimo. L'acqua stagnante va a sballare il pH e portare anche malattie. Se la vostra acqua è parecchio dura, con un GH alto, quello che potete fare è fare un lavaggio del vostro terriccio una volta ogni tanto con dell'acqua distillata che lava via i sali. Ricorda, monitorare il pH del tuo terriccio e della tua acqua è un gesto d'amore per le tue piante e un passo verso un giardinaggio più consapevole ed ecologico. Così le tue piante saranno più forti, più produttive e tu, godrai di raccolti abbondanti e piccantissimi. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Spero vi sia utile. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti!